ormai proprio non c'è più manco una goccia d'olio nell'ammortizzatore posteriore. La mia venuta a Kumasi si è rivelata un epic fail di quelli storici. No, io ho attrezzature, cose per attrezzare, cioè come li rattrizzo io, nessuno al mondo. Vi siedo, quello che c'è lavorato, c'è tutto, sparisce. Quanto può non piacermi? Infatti no, ma proprio no. Zona molto molto bella. 3 o 2? Vabbè, l'abbiamo visto, è stato bellissimo. Se questa cosa fosse venuta un po' prima sarebbero stati cavoli acidi. Comunque sono già la bellezza di 1300 km che guido con l'ammortizzatore spaccato, eh? Ma guarda di fatti dai. No plastic! Thank you. Facciamo che diventa un delirio adesso, un fastidio. You're welcome. Faccio lì, buongiorno. Siamo nella trafficatissima Kumasi, fortunatamente trafficata non in questa zona, quindi spero di schivare un po' di traffico almeno per un po'. Aspettate che fatelo aprire. Allora, adesso dobbiamo fare un po' di benza e poi incamminarci per un 180 km credo in direzione sud-est, costeggiando oggi no, domani, raggiungendo la parte sud del lago Volta, perché poi nell'arco di 1 o 2 giorni andrò in un posto che si chiama Chicchi di Caffè, una onlus. Sempre a me piace l'idea di vedere se posso dare una mano a fare qualcosa. Loro si occupano di bambini con varie tipologie di problemi, anche fisici. Vado a capire se posso rendermi utile. La moto ormai proprio non c'è più manco una goccia d'olio nell'ammortizzatore posteriore, quindi va guidata con i guanti bianchi, che ogni buchetta rischi di cappottarti in avanti. La mia venuta a Kumasi si è rivelata un epic fail di quelli storici. Ero venuto per cercare di vedere se riuscivo a fare il visto per quando poi rientrerò a ottobre e a far riparare un po' la moto, ammortizzatore, cerchi da raddrizzare e cose del genere. Zero. Il visto che fanno qui è un visto di rientro che però dura solo 3 mesi, nel senso che bisogna rientrare entro i 3 mesi da quando te lo fanno, e non ci faccio niente perché ne servono circa 5. E meccanici non se ne parla, tutti quanti ti dicono no, io ho attrezzature, cose per attrezzare, cioè come li raddrizzo io, nessuno al mondo, e poi tirano fuori martello e pezzo di legno. Vabbè, mi sono lasciato convincere da uno ad andare a guardare come lavorasse, giusto per dargli una chance. Mi siedo, quello che c'è lavorato, c'è tutto, sparisce. 5 minuti, 10 minuti, che cacchio è nato questo? Allora chiedo, è andato a pregare. Ok, per carità, amico mio, rispetto e capisco, ma dimmelo, cioè, e sparisci così. Quindi ho approfittato della sua assenza per dileguarmi e dichiarare il fallimento delle operazioni. E quindi niente, vabbè, adesso cerchiamo sta benzina e poi usciamo il prima possibile da questa città, che per ora qui il traffico non ne vedo tantissimo, ma l'ho sperimentato tutto l'altro giorno. Hello, Manny. How are you? Food.
Yep. And then later also here. Then I'll put the rest there. Also there. Okay. Thank you. Hello. Good morning. How are you? Very good. From where to where? I'm coming from Kumasi And where are you going? and going the direction of the Volta Lake. Waterloo. Volta Lake. Yeah. Waterloo. Yeah. Waterloo. Yeah. Volta Lake. Alright, you can go. Thank you so much. Have a nice day. Have a nice day. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna? But can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, 'cause we don't know how. Morning. Morning, how are you? How are you? Good. How are you going? I'm going to the direction of Volta Lake. Botany. Yeah. Oh, okay. Then safe journey, okay? Thank you so much. Have a nice day. Bye. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Baby, I love you. Susie Q. Like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk. Susie Q. Così una esplosione di bomba. Per chi non avesse visto i video precedenti, non sto andando così piano perché mi sono rimbambito tutto insieme. Ho l'ammortizzatore posteriore scoppiato. Se vado più veloce il cappotto in avanti. Wow.
qua, ma tanto può non piacermi, infatti no, no, ma proprio no, nella moto così non se ne parla della nostra strada. Vediamo se quell'altra strada porta da qualche parte, perché cioè porterà da qualche parte, no? 100 metri, svolta a destra. Da capire dove. Quindi alla fine la strada sulla montagna che volevo fare, se ne parla proprio, era una mulattiera micidiale, le pietre alte così. L'altra strada, che da Google Maps sembrava altrettanto brutta, invece è asfaltata, anche molto bella, e stiamo comunque rientrando in mezzo alle montagne, questa zona molto bella, questa foresta misto bambù, palme e altre robe. L'unica cosa è che fortunatamente mancano 20 minuti all'albergo dove spero anzi di riuscire a fermarmi a dormire. Vedo che il cielo si sta incasinando con una certa rapidità, volevo in teoria anche proseguire perché questo è l'una, arrivare all'albergo all'1:30 è veramente uno spreco di tempo, ma anche le previsioni dicono che nel pomeriggio verranno più secchiate d'acqua. In genere non ci prendono, però il colore di certe zone del cielo non promette nulla di buono e ho tanta voglia di pigliare acqua oggi. È una bella zona, non ho ripreso tantissimo perché è un po' complicata da riprendere, perché la roba da vedere spesso sta dietro alla vegetazione, quindi a occhio nudo ce la fai con la videocamera, non si capisce una mazza. Hello, how are you? Do you have a room for tonight? Yeah, yeah. Okay, how much is it? Okay. Hello. I would like you to go to the reception there so that you can have them. Ah, there? Ok. Pareva chiusa messa così. Infatti non è proprio apertissima. Hello? Hello? Good evening. Good day. Do you have a room for tonight? Yeah. How much is it? 350, 250. 3 or 2? 50. 350. Yeah. Can I give a look to the room? I'm coming. Sure. 3,50, che non è poco. Più che altro per stare in un posto che ci devo solo dormire, perché se no più a 20 euro. Ah, cioè è andata là adesso. Ok. Hi. How are you? Can I give you a look to the room? Se non disturbo.
Okay, 350 is the best price you can do? 350. Okay, breakfast is included? Yes. Perfect. Ok. Non ti spaventare. Lanciuli, buongiorno. Oggi con tutta probabilità facciamo l'ultima tappa degna di questo nome della prima parte del viaggio. Dicevo, ultima tappa degna di questo nome della prima parte del viaggio. Sto andando a un'associazione che si chiama Chicchi di Caffè, che si occupa di bambini con problemi qui in Ghana, sperando di poter dare una mano per una settimanella, 10 giorni, e poi mi vado a spiaggiare sulla costa in attesa del volo per entrare in Italia. Come vi ho accennato in qualche video precedente, l'idea è quella di lasciare la moto qui, far scaricare le piogge fino a ottobre, poi ritornare e proseguire per Togo, Benin, Nigeria, Camerun e via dicendo. Quindi oggi ci aspettano poco meno di 200 km, non ho idea di che tipo di strada sia, per un po' dovrebbe essere asfalto, ma poi ogni volta che dico che per un po' dovrebbe essere asfalto mi ritrovo in mezzo alla giungla, quindi non lo so. Attraverseremo la piccola catena montuosa che si trova, diciamo, che costeggia il versante ovest del lago Volta, che è questo gigantesco lago artificiale che si trova a est-sud-est del Ghana. Adesso non so come monterò i video degli ultimi giorni, perché le ultime tappe sono state per lo più di trasferimento, insomma non con moltissimi accadimenti, quindi necessariamente dovrò accorpare qualcosa. Comunque sia, la situazione attuale è la moto sta cadendo a pezzi, non tanto per colpa sua quanto per colpa del viaggio e per una cosa in particolare per colpa mia. Ho l'ammortizzatore posteriore praticamente esploso, è uscito tutto l'olio, quindi la moto molleggia come Adriano Celentano. Poi ho i cerchi quadrati, soprattutto quello davanti, e poi una decina di giorni fa, settimana fa, qualcosa del genere, ripartendo dal benzinaio ho dimenticato il tappo del serbatoio posteriore aperto e ho fatto un casino, mi sono perso la guarnizione del tappo, mi sono perso la valvolina che sta in cima al tappo, che serve per far entrare l'aria man mano che si svuota il serbatoio e per evitare che esca la benzina, soprattutto se cade la moto. Quindi ho praticamente il serbatoio posteriore che se piove mi c'entra l'acqua immediatamente, che già di per sé non è una cosa simpatica. All'inizio della stagione delle piogge è ancora meno simpatica. Tra l'altro, almeno stando alle previsioni, già da domani inizierà una buona settimana di temporali pomeridiani, che da un lato anche poco male, perché in teoria dovrei stare all'associazione Chicchi di Caffè, fermo lì, sperabilmente con la moto parcheggiata sotto qualcosa, e va bene. Ma se mi fossi che rocciona strana, e beh sì, è quella che avevo messo per destinazione. Guarda che roba. Vabbè, allora senza che mi avvicino fino a lì. Sì, no, vabbè, l'abbiamo visto, è stato bellissimo. Sto diventando sempre più africano. E niente, se questa cosa fosse avvenuta un po' prima avrebbero stati cavoli acidi, perché a girare col serbatoio così un po' come una bomba a orologeria pronta a esplodere, che se mi entra l'acqua nel serbatoio resta a piedi da qualche parte.
sono già la bellezza di 1300 km che guido con l'ammortizzatore spaccato, di cui metà più o meno strade così. Devo dire anche c'è la miseria, c'è anche il suo fascino, perché che bello qua, perché comunque ti obbliga ad andare un po' più piano e quindi ti godi di più il panorama. E poi è tutta scuola guida. L'unico problema è che vivo perennemente con la paranoia della foratura, perché la sensazione di instabilità che ti dà l'ammortizzatore così assomiglia molto a quella della gomma posteriore bucata. E dopo che l'altro giorno ho dovuto smontarla 3 volte a causa di una brutta foratura, comincio ad averci un attimo di ansia. Quanto vorrei poter fare la conversione tubeless, non ve lo posso raccontare. Purtroppo non ho avuto l'occasione, a parte che no, adesso sto dicendo una stupidaggine, perché poi in realtà io ho preso contatti con Bar Tubeless prima dell'incidente, quindi 2 anni fa, e mi sa che mi avevano detto che su questi cerchi non si può fare la conversione perché non c'è il bordo antistallonamento. Quanto perde trazione in salita, come comincia a saltellare la ruota, incredibile. Tra l'altro mi si sta macinando la gomma posteriore, che è già praticamente finita, ma credo che sull'ultimo migliaio di chilometri gli ha dato il colpo di grazia. Immagino perché saltellando continuamente ci sono tante micro perdite di aderenza che però in realtà ovviamente il copertone struscia un po' sull'asfalto, sulla terra battuta, i sassi, quello che sia. Ok, veramente bella zona questa, sul lato ovest del lago Volta. Credo che sia altrettanto bella sul lago est, che doveva essere poi in realtà la zona che volevo visitare in questa fase del viaggio, ma anche no, sarebbe stato un giro molto più lungo con l'ammortizzatore così, preferisco di no, e alla fine mi torna anche comodo, perché poi quando ritornerò ad Accra riprendo la moto e me la faccio al contrario quella parte, andando verso nord, per poi entrare in Togo da nord a questo punto anziché da sud, che è ottimo perché il Togo è stretto e lungo, praticamente ha un'unica strada principale che lo taglia, e di fatto se entri da sud e vai su poi te la devi rifare a scendere. È vero che si potrebbe entrare dal Benin, però poi insomma, per raccontarvi anche un po' tutti i ragionamenti e gli incastri che si devono fare quando si viaggia, però poi in Benin io devo fare il visto per la Nigeria, credo anche per il Camerun, che richiede un po' di tempo, quindi viene comodo entrare da sotto, andare direttamente alla città dove si fa il visto e poi magari mentre aspetti che preparino il visto vai su, ti visiti un po' il nord e riscendi, altrimenti stai così in attesa. Today's the day you're gonna grab my trombone blue. Questo è esattamente il tipo di strada che non vorresti mai dover fare con la sospensione staccata, perché cioè le buche qua veramente è possibile evitarle, schivi una e prendi un'altra,
aiuto. I've been looking for her, even clear through Tennessee. Ma devi proprio andare piano. Feel like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. Drum, gonna sleep over there, that's where the music coming from. I don't need any guide, I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power is down. I'd like to try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Quanto durerà questo asfalto? Don't forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman that you just put aside. Everybody got to wonder what's the matter with this good world today. Get up in the morning, walk the high road down. Some sweet day I'll stand beside my king. I wouldn't betray your love or any other thing. Hello, good morning. Alright, how are you? Very good, and you? I'm doing good. Where are you going? I'm going to Caforidua. Kofredia. Yeah, Why don't you park this direction? because I like this country road. It's more funny. Okay, have a nice day. Benzinaio, addirittura. Sembrerebbe molto in funzione. Meglio, eh? I've been tried and I've been tested. I was born tired, I never got arrested. Harder than marble stone. I'm better off left alone. 'Cause I'm not the one. No, I'm not the one. But you wanted it all, but I give you none. No, I
Eh? Good, and you? Bye bye, Wednesday. Si capisce mai se ti devi fermare, ti devi fermare. Hello. How are you? Very good, and you? Fine. From Kumasi. Sorry? Are you from Kumasi? Not today. I was nearby the lake. You have normal plates. Sorry? You have normal plates. The Normal lake? plates. You have license. Hmm? I'm coming from Italy with a... You have running license. Sure. Take care. Thank you so much. Eccolo lì. Hello. Do you have a bottle of water? No, no plastic, no plastic. No plastic. No bag, no need. How much is it? 4. Thank you. Caspita. Hello? Sorry, chicchi di caffè. Go straight. Yeah. Yeah. Straight Yeah. or left? Yeah. Go straight and go left. Left here? Yeah. Okay, thank you. Caspita. Hello, chicchi di caffè. Hello, you know the association Chicchi di caffè? Orphanage. Chicchi di caffè. Chicchi di caffè. Hello, madam. There is an association here, Chicchi di caffè. Yeah. Simona, Yeah, you go straight. straight. Yeah, when you are going, you have to branch right. That's the building there. Okay, thank you. Thank you so much. No, non facciamo che diventa un delirio adesso perché... Oh, madonna mia. Che fastidio. Quella perché non voglio tornare indietro,
tranquillo, vieni qua, vieni qui. Dai, tranquillo. Hello, Hello. how are you? I'm fine. How are you too? Tired but good. You're welcome. Thank you so much. What's your name? Benjamin. Benjamin. My name is Federico. Federico. Yeah. Okay, you were here before? You came here before? Oh, no. I'm just in contact with Simona. Simona. Yeah. Oh, okay. Is she here? No, she went to Accra. Okay. But she'll be back soon. Okay, perfect. Okay, show me where we have to go. Hi. Okay. You're from Kumasi. No, I don't remember the name. I was along the lake, Volta Okay, Lake. Water Lake. Yeah. Okay. In Kumasi I was a few days ago. You ride the motorbike from Italy to Ghana. Yeah. Well, not today. Ciao. Federico. Elena, Ciao, piacere. piacere. Summer days are gone too soon. You shoot the moon and miss completely. And now you're left to face the gloom, the empty room that once smelled sweetly of all the flowers you plucked. If only you knew the reason why you had to each be lonely. Was it just the season? Now the fall is here again. You can't begin to give it its all when the snows come rolling through, with some new lover. Will you think of times you told me that you knew the reason why we had to each be lonely? It was just the season. E senza pannolino? Ma si dati God bless you. Bye bye.